Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oramai siamo in pieno autunno, una stagione con colori meravigliosi ed avvolgenti, e decorare la casa portando dentro un tocco di autunno le darà quel tocco suggestivo e caloroso. Che ne dici? Vediamo come decorare la nostra casa per questa stagione? Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Ci sono degli elementi che con semplicità potrebbero aiutare a decorare diversamente la casa per l'autunno, dandole una nuova vita. Come sempre non bisogna esagerare, anche perché poi ci si trova con un sacco di cose da dover mettere via quando cambia nuovamente la stagione. Vediamo comunque insieme come poter dare quel tocco autunnale alle nostre case. Per cominciare, per decorare casa in autunno bisogna proprio lasciarsi ispirare alla natura e portare in casa gli elementi tipici di questa stagione, iniziando dai colori, quindi i marroni, i gialli, i rossi, gli arancioni, che sono ovviamente i colori che meglio rappresentano l'autunno. Un altro elemento che bene simboleggia questo periodo dell'anno è senza dubbio la zucca, e si trovano in tutte le forme e i colori. Non è obbligatorio che la zucca sia vera, se ne trovano anche in ceramica o in stoffa e sono davvero carine. Poi c'è la frutta come le mele e il melograno, che sono tipici di questa stagione. Foglie secche, vassoi in legno, magari una fetta di tronco come vassoio, pigne, castagne e noci sono altri elementi ottimi per decorare, che si trovano facilmente e qualcuna gratuitamente facendo una bella passeggiata nei boschi. Naturalmente per decorare in casa in autunno non possono mancare candele, lanterne e coperte. Ma come usare questi elementi? Vediamolo stanza per stanza. Puoi mettere sul tavolino e sulla console un bel vassoio in legno e su questo fare una bella composizione con per esempio una candela, una zucca, delle pigne e delle foglie secche. Ricorda che gli elementi della composizione devono avere altezze e grandezze diverse per dare un po' di ritmo. Sul tavolo da pranzo metti in centro un sottopiatto in vimini con sopra un bel vaso con dei rami o perché no fiori secchi. Accanto al vaso metti una o due candele e magari qualche pigna e perché no anche una zucca. Cambia le foglie. Cambia le fodere dei cuscini, prendendone alcune con i colori dell'autunno e magari alterna trame più lisce a velluti e lane. Il bello dei copricuscini è che sono poco ingombranti, una volta lavati li pieghi, li metti facilmente in un cassetto, ma possono assolutamente cambiare la faccia al tuo divano. Un must have è una bella coperta morbida messa sul divano o sulla poltrona come se fosse lanciata lì per caso. Negli angoli poi puoi mettere delle ceste in vimini con dentro dei tronchi o ancora altre coperte. Se ti piace puoi mettere qua e là anche dei fili luminosi, creano davvero l'atmosfera. Infine, se hai delle cornici con delle stampe, potresti pensare di cambiare le stampe con qualcosa di più autunnale. Anche questo, come le fodere dei cuscini, è qualcosa che non occupa spazio, ma che cambia immediatamente l'aspetto e il mood del soggiorno. Un'idea originale: se hai dei rotoli di lana sui marroni, panna, arancioni, insomma i colori dell'autunno, puoi pensare di aggiungerli alle composizioni che hai fatto sui vassoi o nelle ceste. È un'idea davvero low cost e singolare.
Le stesse composizioni che hai fatto per il soggiorno sono valide anche per la cucina. Vasi con rami e fiori essiccati, vassoi con castagne, pigne e foglie secche. In cucina sicuramente. In cucina sicuramente, se lo spazio te lo consente, puoi mettere anche qualche zucca grande sul top, ma anche in una cassetta per terra. Se invece lo spazio non è moltissimo, non devi per forza rinunciare a decorare, ma pensa in verticale. Che cosa intendo? Beh, per esempio potresti prendere una alzatina e fare lì delle composizioni. Inoltre puoi anche sfruttare barattoli in vetro mettendoci dentro chiodi di garofano, cannella, fette di arancia essiccata, con magari accanto un barattolo di farina e un altro di caffè. Porterai in cucina i colori dell'autunno senza invadere troppo gli spazi. Puoi pensare anche di mettere qualche ghirlanda appesa ai muri. Di nuovo non invaderai gli spazi e darai quel giusto mood anche alla cucina. Anche qui Anche qui qualche candela e magari qualche filo luminoso completeranno le decorazioni e creeranno l'atmosfera. Inoltre, se hai i guanti da forno, gli strofinacci e il grembiule a vista, ovviamente prendili dai colori autunnali. Anche questo aiuterà a creare il mood. Uno dei modi più efficaci per decorare la camera da letto in autunno è cambiare i tessili. Se ami i copriletti colorati, naturalmente ne dovrai mettere uno dei colori dell'autunno, che sia in fantasia o in tinta unita, poco importa. Se invece ami il copriletto bianco, potrai sostituire le fodere dei cuscini se li hai, e se non li hai potrebbe essere un buon pretesto per aggiungerli, e poi mettere una coperta, sempre sui colori dell'autunno, in fondo al letto. Anche qui Anche qui sulla cassettiera potrai mettere un bel vassoio con una bella composizione di candele, pigne e foglie secche. Se non hai la cassettiera puoi fare delle mini composizioni anche sui comodini. Se lo spazio lo permette puoi anche mettere qualche ceppo di legno. Riscaldano l'ambiente, apportano un tocco di natura e possono fungere anche da seduta. Se preferisci o anche in aggiunta puoi anche mettere delle belle ceste di vimini con una coperta che esce e magari qualche gomitolo di lana. Naturalmente anche qui i fili luminosi, magari attorcigliati alla testiera del letto, possono essere quel quid in più che crea l'atmosfera. Ancora un suggerimento. Per creare l'atmosfera ricordati anche di inondare la casa di profumi di stagione. Scegli quindi candele che abbiano aromi tipici, ma aggiungi anche potpourri e magari diffusori con oli essenziali speziati. Puoi mettere profumi anche nei deumidificatori dei termosifoni e ovviamente ogni tanto potresti fare qualche infuso con cannella, chiodi di garofano e rosmarino o altri elementi tipici dell'autunno, lasciando che il profumo si diffonda nelle stanze. Tu hai l'abitudine di decorare la tua casa per l'autunno? Fammelo sapere nei commenti. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorato e mi aiuterà a far crescere il canale. E se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare anche la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me, a presto!